Ciao a tutti e benvenuti su Stelle Turche Rivelate. Restate con noi fino alla fine, perché oggi vi portiamo una storia che ha incendiato i social e acceso i riflettori sul cuore di due nomi amatissimi dal pubblico. Prima di cominciare, ricordatevi di iscrivervi e di condividere il video. Ogni dettaglio che state per ascoltare ha fatto discutere l'intero mondo dello spettacolo. Questa volta a far parlare non è una nuova serie, non è un red carpet, e nemmeno un'intervista scottante. Il clamore ruota attorno a un dettaglio minuscolo ma potentissimo, un ciondolo, una catenina d'oro che Bararduk non sembra togliersi mai, un accessorio discreto, quasi invisibile a una prima occhiata, ma con due letterine che hanno scatenato una valanga di ipotesi. Per giorni le bacheche sono state invase da zoom, collage, ingrandimenti, e S2 iniziali così semplici, eppure cariche di una promessa, di un indizio che in molti hanno subito collegato a un nome preciso. Elçin Sangu. Bara è stato immortalato con quel pendente in aeroporti, dietro le quinte, perfino tra un ciak e l'altro. Lo stesso filo d'oro, la stessa cura nel sistemarlo sotto il colletto, come a proteggerlo da sguardi indiscreti, e poi di nuovo lì, visibile, quando una camicia si apre un po' o una giacca scivola via. All'inizio, i più lo hanno archiviato come scelta di stile. Ma da un circolo ristrettissimo è trapelata una sussurrata indiscrezione. Quelle iniziali non sarebbero affatto casuali. C'è chi giura che siano un richiamo consapevole, un omaggio silenzioso a Elçin Sangu. E qui lo scenario è cambiato. Le timeline si sono riempite di ricordi, di momenti condivisi sullo schermo, di sguardi che il pubblico non ha mai dimenticato. La domanda ha iniziato a rimbalzare ovunque. Bara e Elçin stanno vivendo qualcosa lontano dai riflettori? La loro affinità professionale è diventata, col tempo, una complicità privata e reale? Non c'è stata alcuna presentazione ufficiale, nessuna dichiarazione esplicita. Ma il ciondolo è rimasto, fermo, ostinato, ad attraversare giorni frenetici e notti rumorose di 7 appuntamenti. Chi conosce Bara sa bene quanto difenda la sua sfera intima. In più occasioni ha fatto capire che preferisce essere giudicato per il lavoro, non per i pettegolezzi. Non mi piace sbandierare ciò che conta davvero per me, ha detto una volta, lasciando intendere che le emozioni non hanno bisogno del megafono. Ora, però, quel filo d'oro attorno al collo sembra parlare per lui. Senza frasi altisonanti, senza proclamazioni, soltanto due lettere che, unite, suggeriscono una verità tenera e profonda. I fan, come sempre, non si sono limitati a guardare. Hanno analizzato foto, incrociato date, comparato mise. Hanno notato come il ciondolo sia comparso con maggior frequenza negli ultimi mesi, proprio quando Elçin ha scelto una presenza social più misurata, più enigmatica. Un post con una citazione romantica, una foto sfocata in una caffetteria di quartiere, un sorriso condiviso in una diretta e poi cancellato. Per la community, tasselli di un puzzle che porta alla stessa conclusione. Bara Elçin. Non è un segreto che il peso dell'attenzione, in passato, abbia spinto Bara a tirare su barriere solide. Chi gli è vicino sostiene che negli ultimi tempi sia più sereno, quasi luminoso. Compagni di set parlano di un'energia diversa, di un buon umore che regge anche le giornate più lunghe, di una concentrazione che non esclude piccoli momenti di dolcezza, come un tocco alla collana prima di girare una scena importante. Dettagli minimi, eppure basterebbero a raccontare un cuore colmo. E le iniziali, naturalmente, tornano al centro della conversazione, perché per molti quella collana non è un oggetto, è un messaggio. Nessuno dei due, né Bara né Elçin, ha rilasciato dichiarazioni ufficiali. Eppure proprio questo silenzio è diventato materia di interpretazione. Alcuni lo leggono come una conferma elegante, la scelta di non rovinare qualcosa di delicato con clangori di titoli. Altri lo considerano parte di una strategia. Custodire la verità fino a quando non sarà pronta a respirare da sola, lontana dai riflettori più accecanti. Intanto, le timeline si riempiono di congetture, di speranze, di domande. Sono tornati? Sono pronti a dirlo? O preferiranno restare sospesi in questa penombra affascinante che alimenta l'immaginazione? C'è un frammento di intervista che in questi giorni è riemerso con prepotenza. In un incontro con la stampa, Bara aveva confidato che, quando una persona entra davvero nella sua vita, il suo istinto non è quello di gridarlo, ma di proteggerlo. Non ostentazione, piuttosto profondità. E per i più romantici, quella collana è esattamente questo.
Un gesto semplice e sincero, un piccolo talismano che evita i grandi proclami e parla soltanto a chi sa osservare. Intorno a Elchin, intanto, si respira una calma nuova. Chi lavora con lei racconta una concentrazione limpida, una risata che arriva all'improvviso e che non si spegne facilmente, come se qualcosa di buono le scaldasse i pensieri. Dicono che da qualche settimana interrompa le riprese con un rituale dolcissimo. 10 secondi di silenzio, gli occhi che scivolano sul telefono, il sorriso appena abbozzato e poi di nuovo al personaggio. Voci? Forse. Ma nel mondo del gossip sono proprio i dettagli non misurabili a diventare centrali. Le ipotesi sulle iniziali non si sono limitate al nome di Elchin. C'è chi ha suggerito che potessero indicare altro, un motto personale, un ricordo di famiglia, perfino un progetto segreto. Ma i fan più attenti hanno notato coincidenze difficili da scacciare. La catenina è apparsa in un paio di scatti rubati in cui, a qualche metro di distanza, una chioma rossa pareva appartenerle, un'ombra familiare dentro un'auto scura, un profumo che qualcuno giura di aver percepito nei corridoi di uno studio. Eppure, niente di definitivo, niente che un ufficio stampa non possa liquidare come casualità. La stampa di costume, che fiuta sempre la scia di una storia d'amore, ha iniziato a trattare quel ciondolo come un indizio capitale. Gli editoriali parlano di un ritorno della romanticità sobria, di gesti che valgono più di 1000 parole. Un accessorio semplice, dicono, ma grondante significato. La definizione ricorrente? Un segreto dichiarato. È paradossale, certo, ma è proprio questo il fascino. Alludere senza svelare, illuminare senza abbagliare. Dietro le quinte, si sussurra che i due abbiano scelto di incontrarsi lontano dagli sguardi indiscreti, privilegiando case di amici fidati e luoghi conosciuti al personale. Non perché ci sia qualcosa da nascondere, ma per costruire con calma, senza una cronaca minuto per minuto che strappi il respiro. Si dice che l'abbiano deciso insieme, niente scorciatoie, niente mosse teatrali. Solo tempo e verità. C'è un altro aspetto che colpisce. La fase professionale di entrambi è densissima. Nuove proposte, set che si accendono, itinerari che li portano oltre confine. E in mezzo a questo turbinio, quel ciondolo sembra avere una funzione precisa. Per alcuni è un portafortuna, per altri un promemoria di ciò che conta anche quando le ore diventano troppe e il sonno si accorcia. L'immagine è potentissima. Bar che si sistema la collana, inspira, entra in scena, e nelle fibre d'oro restano intrappolate le iniziali di chi gli dà equilibrio. A questo punto, gli osservatori più scettici chiedono una conferma. Un post, una foto insieme, un gesto che tagli corto con le supposizioni. Ma chi conosce la loro sensibilità sa che non è così che funziona. Se ci sarà un momento per dirlo, non arriverà come un colpo di gong. Arriverà piano, forse attraverso una dedica, un'apparizione in cui lo sguardo sostituirà le parole. Un'intervista in cui una frase scivolerà via senza la rigidità dei comunicati. Fino ad allora, la curiosità non si placherà. Il pubblico ha memoria lunga e occhi allenati, e ogni sgranatura di immagine, ogni riflesso di luce sulla collana, ogni angolo catturato dai paparazzi diventerà materiale d'indagine. Non sarà la prima volta che un dettaglio minuscolo apre le porte a una storia che poi diventa ufficiale. E se davvero quelle iniziali sono un ponte tra i due, avranno già scolpito la loro piccola leggenda nella cronaca rosa, un battito d'ali che annuncia un sentimento. Resta, come sempre, la cifra del carattere. Bar non ama i clamori, e in questo gesto c'è tutto di lui, l'essenzialità, la fermezza, il rispetto per ciò che sfiora il cuore. Elchin, dal canto suo, sembra seguire la stessa rotta. Lasciare che siano i lavori a parlare, proteggere i margini, e dentro quei margini custodire il resto. È in questa sincronia che molti leggono un'intesa profonda, costruita lontano dai riflettori ma capace di attraversarli senza bruciarsi. Le persone a loro vicine, contattate in queste ore, si sono mostrate prudenti. Nessun sì, nessun no, soltanto risposte che invitano a guardare il quadro senza pretendere subito la didascalia. È quel tipo di cautela che, paradossalmente, alimenta ancora di più l'attenzione. Perché quando i contorni si fanno sfumati, l'immaginazione lavora e il desiderio di verità cresce, come un'onda che torna sempre a riva. C'è anche un elemento tenero che non smette di riaffiorare nei racconti. Pare che, in alcuni giorni particolarmente intensi, Bar tenga il ciondolo tra le dita per qualche secondo, come a ricaricarsi.
Un'abitudine quasi impercettibile, che in molti hanno letto come un dialogo muto con il suo pensiero felice. E non è un caso che, nello stesso periodo, diversi colleghi abbiano descritto Elchin come più luminosa, più incline a ridere di gusto per sciogliere la tensione di una scena complicata. Naturalmente, le teorie alternative non mancano. C'è chi ipotizza che le due lettere rimandino a un progetto comune ancora da svelare, un titolo coperto da embargo, un'idea creativa che li coinvolga entrambi. Sarebbe affascinante, certo, e coerente con l'attenzione che hanno per la qualità di ciò che firmano. Ma per quanti cercano un significato professionale, ce ne sono altri che non smettono di vedere in quelle iniziali il riflesso di un legame più intimo. La verità, forse, è che un emblema così piccolo permette alle persone di proiettare i propri desideri. Chi vuole l'amore, ci vede l'amore. Chi vuole il colpo di scena, ci legge un annuncio in sospeso. Chi cerca un simbolo di fortuna, immagina un talismano. In ogni caso, il risultato è lo stesso. Un accessorio diventa una storia, e una storia diventa attesa. Tra gli addetti ai lavori circola la sensazione che un capitolo nuovo sia stato già aperto, anche se le pagine non sono ancora stampate. Si mormora che entrambi abbiano deciso di lasciare al tempo il ritmo giusto, di evitare pressioni e tagliare ogni rumore superfluo. Dopotutto, l'equilibrio tra lavoro e vita personale non è un esercizio semplice. Ma chi osserva Barr ed Elchin in questi mesi dice che il loro equilibrio, in qualche modo, si vede, sta nella sobrietà, negli sguardi misurati, nell'assenza di teatrini. Così, mentre gli impegni si moltiplicano e gli aerei decollano, il ciondolo continua a brillare piano. Non è una luce che abbaglia, è quel bagliore che si nota solo se scegli di guardare bene. Ed è forse per questo che l'oggetto è già entrato nella piccola mitologia del gossip, come quei particolari che, anni dopo, vengono ricordati come il primo indizio, l'eco iniziale di una confidenza più grande. Cosa accadrà adesso? Tutti attendono un segno, un titolo, una foto che non lasci spazio alle interpretazioni. Ma conoscendo il passo di Barr Harduk e di Elchin Sango, è probabile che il mistero resti ancora un po', o che si sciolga piano, in un momento in cui la rivelazione non sembri un debito da saldare, ma una naturale conseguenza del loro modo di essere. Fino ad allora, le due iniziali continueranno a parlare a bassa voce, e a chi vorrà ascoltarle racconteranno una promessa, che i sentimenti veri non hanno bisogno di rumore. Noi terremo gli occhi aperti e il cuore pronto, pronti a cogliere ogni dettaglio che arrivi senza invadenza e senza fretta. Se e quando arriverà una parola definitiva, vi racconteremo tutto. Per adesso, lasciamo che siano loro a decidere la distanza tra la verità e il racconto. E continuiamo a goderci l'incanto di una storia che, pur restando misteriosa, ci ricorda che a volte bastano 2 lettere per accendere 1000 emozioni. Se vi è piaciuto questo viaggio tra indizi, sussurri e piccoli lampi di verità, iscrivetevi a Stelle Turche Rivelate e condividete il video. La storia è appena cominciata, e qualcosa ci dice che quelle iniziali ci terranno compagnia ancora a lungo.